Mi hanno dato questo televisore a plasma da 50 pollici della LG, e mi hanno detto che tenta di accendersi, e poi non ce la fa. Ora lo aprirò. Vediamo. Non avevo mai aperto un televisore a plasma. È pesantissimo questo qua dalla LG, non riesco a capire come mai. Non so cosa c'è dentro. Sono curioso di aprirlo. Il pannello dietro è tutto in metallo. Altri televisori là ce l'hanno in plastica. Vediamo. Questa se la toglio. Questa è una vite diversa. No. Tutte viti uguali finora. La vite della spina l'ha presa. Questa è diversa. Ok. Ora dovrebbe essere aperta. Una vite. Sono un po' cieco perché le viti. Quante viti ci sono ancora? Aspetta. Allora, qua poi manca l'ultima vite lì. Possiamo toglierla con questo. Una. Due. Tre. Ok. 1, 3. Queste due piccoline sono quello e questo è quello. Apriamo la televisione, vediamo cosa c'è dentro. Mizzica. Che cavolo c'è dentro quel televisore qua? Ci sono molte schede. Allora, questa è la scheda principale dell'alimentazione che arriva dalla rete, che poi va ad alimentare la scheda, diciamo scheda madre che gestisce tutto, dove ci sono ingressi, uscite, ingresso USB, uscita HDMI, che è quella che fa tutto, diciamo, è diciamo il cuore del televisore. Poi questa scheda di solito quando non funziona bene, di solito dà problemi sul video o delle righe o ne esce metà video bene, metà video male. E questi due qua che sembrano essere dei convertitori, non so proprio cosa servono, perché non so il funzionamento delle televisore a plasma e non vorrei dire delle stupidaggini. So che qua c'è scritto alta tensione qua, alta tensione qua, perciò mi viene da dire che sono dei convertitori che alzano la tensione. Allora, io mi sono concentrato sull'alimentatore perché ho visto che pur staccando
diciamo l'alimentatore, il connettore che va la scheda madre, il relè dell'alimentatore, che adesso vi faccio vedere un po' più in grande. Come vi stavo dicendo, alimentando col 220 la scheda, pur non avendo collegato né questi dei convertitori né questo dell'alimentazione a scheda madre, i relè facevano tipo un'accensione e poi si spegnevano. Praticamente misurando col tester le tensioni che ci sono scritte qua, diciamo sulla scheda, su quel connettore qua, arrivavano per un attimo, poi come se andava in protezione l'alimentatore. Allora, io prima cosa che ho pensato, qualche condensatore che tendeva ad andare verso il corto, magari nella fase di alimentazione, nella fase dell'alimentazione. Allora ho cominciato a provare, ho smontato la scheda, ho cominciato a provare tutti i condensatori, vedere se c'era qualche diodo in corto, qualche transistor, qualche MOSFET o transistor in corto qua, qualche IGBT in corto, punti raddrizzatori che sono qua erano tutti e due buoni, infatti l'accensione arrivava a 300 e passa volt, che alimentava sia quel ramo qua sia questo qua, ma poi quando il relè subito dopo 2-3 secondi si staccava, l'alimentazione non c'era più e vedevi i condensatori scendere di tensione, pensando proprio che era un problema di carico sull'uscita di qualche condensatore in corto. Ho provato tutti i condensatori ma ho visto che non c'era nessun problema. Poi mi sono messo a provare queste resistenze, che sinceramente non so cosa servono, e ne ho trovata una aperta di queste resistenze. E mi ero detto, ma sarà solo quello il problema. Avendola cambiata, il televisore è partito subito. Dunque, vi faccio vedere la resistenza che ho cambiato, che è questa. Sono tre uguali, 1, 2. Questa era uguale a queste, sono da... faccio vedere. La resistenza da 10 ohm 5 watt. Io ne ho trovata una da 10 ohm da 10 watt, l'ho messa più grossa, l'ho messa in orizzontale, ho messo un po' di colla a caldo e il televisore è partito subito. Diciamo che questa volta mi è andata anche bene. Ho tribolato un po', però avevo visto degli alimentatori su internet nuovi, costavano 120-130 euro, di seconda mano sulle 80 euro, già usati o tolti da televisioni funzionanti. E in questo caso ho sostituito solo la resistenza. Allora, dopo aver provato tutti i condensatori e tutti i semiconduttori, diodi e transistor vari, MOSFET, IGBT, ponti raddrizzatori, non ho trovato nessun cortocircuito. Invece provando queste tre resistenze ho trovato una resistenza di queste aperte. Sono tre resistenze in serie da 10 ohm 5 watt, infatti una è aperta. Facciamo una prova. Questa è chiusa 10 ohm, questa è chiusa 10 ohm e questa qua è aperta. Ora la sostituirò con una resistenza che ho trovato 10 ohm 10 watt. Farò una modifica e la sostituirò con questa. L'ho tagliata in questo modo. Ora
siccome che un po' che ce l'ho, mi do una passatina con la carta vetrata, così lo stagno attacca meglio. Diamogli una stagnata. Ok, qua la lascio così perché deve entrare nel buco della scheda. Ho preparato un filo per giuntarla. Ok, questa è la resistenza che vado a saldare. Okay. Vado a togliere la resistenza vecchia. Prima metto un po' di stagno per ravvivare un po' lo stagno, se no si fa fatica a risaldare. Ok, questa non è più buona. Andiamo a misurarla. 10 ohm, è aperta. Proviamo questa qua nuova. Ok, 10 ohm, 9, 9, 10. Ora andiamo a saldarla. Così.
Ok, ora ci metterò un po' di colla a caldo per tenerla un po' così, tanto qua ho spazio. Qua, un po' qua. Lascio un po' di spazio per il foro di fissaggio.